Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò del commento della quarta puntata di Tale e Quale Show, una puntata che è stata vinta un po' a sorpresa da Peppe Quintale con l'interpretazione di Tony Hadley, che secondo me è stata molto molto buona. Non mi aspettavo che addirittura arrivasse alla vittoria. Io l'avrei messo sul mio personale podio, credo non primo, perché il primo posto l'avrei riservato per un'altra persona che mi sta stupendo sempre di più, però devo dire che comunque ci sta che abbia vinto e questo è un successo che lo aiuta anche a risalire la classifica generale in maniera importante, dando un distacco netto a tutti gli altri e 6 punti rispetto al secondo, che invece è stato Gianni Ippoliti interpretando Gianni Morandi. Qui mi aspettavo una bella interpretazione da parte di Gianni Ippoliti, mi aspettavo il riscatto perché pensavo fosse più nelle sue corde, addirittura quel tipo di interpretazione fatta molto bene e valida per il secondo posto non me lo sarei mai aspettato, però devo dire che comunque è meritato. Sarebbe stato anche bello un riscatto, passare dall'ultimo posto clamoroso, perché è clamoroso arrivare alle spalle di Carmen Di Pietro, ma sarebbe stato altrettanto clamoroso poi arrivare primo una settimana più tardi. Devo dire che non è neanche lui il mio favorito, perché la mia preferita della serata ancora una volta è stata Pamela Petrarolo, che anche nei panni di Ivana Spagna è stata incredibile. Io, se vi ricordate, nella puntata scorsa avevo detto che vedendo Pamela Petrarolo che doveva interpretare Ivana Spagna, pensavo che non sarebbe riuscita a ripetere quanto fatto nelle prime puntate, in particolar modo con Noemi, che per me meritava la vittoria, e con Gianna Nannini, invece, con la quale ha vinto, e che forse magari poteva invece scalare qualche gradino del podio e non arrivare prima, però poi è tutto un incastro di punti, come ormai sappiamo bene. Però Pamela Petrarolo mi ha veramente stupito ancora di più con Ivana Spagna, e questa vittoria la porta in testa alla classifica generale, perché adesso c'è Pamela Petrarolo con 221 punti in testa davanti a tutti. A seguire ci sono Samuele Cavallo a 205 e Tony Maiello a 203, quindi ormai mi sembra chiaro che a giocarsi la vittoria a 3 puntate dalla fine, con il giro di boa compiuto, siano loro tre, saranno loro tre a giocarsi la vittoria. Bisognerà capire quali personaggi interpreteranno. Pamela Petrarolo ora è in testa, ma quello scarto di punti sono meno di 20 punti di vantaggio ed è davvero minimo, è davvero irrisorio. Ma sicuramente, oltre alla grande performance di Pamela Petrarolo, che è salita nuovamente sul podio, c'è da annotare la scarsa performance di Tony Maiello nei panni di Harry Styles. Io mi ricordo Malgioglio che aveva detto che era stato uno dei migliori, non so cosa abbia sentito Malgioglio, tant'è che l'ha messo come primo, al primo posto. Dal mio punto di vista, io sono d'accordo con tutti gli altri che invece l'hanno messo nelle retrovie, perché io non ho trovato quella somiglianza con Harry Styles, onestamente, quindi penso che forse penultimo posto, ultimo posto, insomma, era un po' esagerato, però non era sicuramente tra i primi. Sicuramente andava nelle retrovie Tony Maiello nei panni di Harry Styles, che perde tanto tanto terreno e adesso dovrà cercare di recuperare con le prossime interpretazioni. Nulla di irrecuperabile, però comunque c'è da recuperare. E lo stesso discorso secondo me vale per Samuele Cavallo nei panni di Massimo Ranieri. Anche lui comunque non mi è sembrato per niente somigliante e quindi credo sia giusto così comunque per quanto riguarda la loro classifica. Punti pesanti persi per la lotta finale, però comunque c'è sempre tempo per recuperare, come ho già detto. Per quanto riguarda poi la classifica, procedendo in ordine di classifica, abbiamo detto Tony Hadley primo, ovvero Peppe Quintale, secondo Gianni Ippoliti con Gianni Monandi, terza Pamela Petrarolo con Ivana Spagna, quarto posto a sorpresa, molto sorprendente, di Antonella Fiordelisi nei panni di Anna, che fa meglio della settimana scorsa, perché piano piano sta andando veramente in crescita, almeno a livello di classifica. Devo dire che io pensavo fosse un po' più simile dalla sua voce già da quando gliel'hanno assegnata a quella di Anna. Il problema era la parte rappata, l'ha fatta sempre meglio di quello che pensavo, però in qualche caso ha perso un po' il ritmo, secondo me, nella parte rappata. Chiaramente non è semplice, lei poi ha sempre i 5 punti del pubblico social assicurati, ma questo mi sembra abbastanza scontato perché è la ragazza che ha il fandom più importante, lì sui social conta quello per il pubblico social, come lo ricordiamo per Pierpaolo Pretrelli, come era stato anche per Stefania Orlando negli anni precedenti. Praticamente chi esce dal Grande Fratello l'anno dopo, comunque sia dopo qualche anno, ed è un volto che poi si ripropone anche su altri programmi, dato che Antonella ha fatto anche Pechino Express e non solo, credo che poi sia avvantaggiato se va a Tale e Quale Show
per quanto riguarda la classifica dei punti social. Non a caso Antonella la vince sempre e la continuerà a vincere fino alla fine, quindi c'ha quei 5 punti in più che fanno tutta la differenza del mondo per proiettarla avanti in classifica, tant'è che lei ha fatto 46 punti, Marina 44 con Annata D'Angelo, e Antonella grazie a quei 5 punti lì e le è arrivata davanti, è arrivata quarta, però un ottimo quarto posto, vicina al podio non tanto perché comunque sono 9 punti di distanza, però io l'ho detto più volte, secondo me con il personaggio giusto la può anche vincere una puntata. L'ha vinta Peppe Quintale con Tony Hadley, non vedo perché non la possa vincere prima o poi Antonella Fiordelisi. Poi adesso parleremo anche dei personaggi che dovranno interpretare la prossima settimana. Continuando la classifica c'è appunto anche Marina, come ho già detto, essere una donna. Per me è stata penalizzata molto, soprattutto da Malgioglio, è stata penalizzata troppo perché ha cantato benissimo. Secondo me Marina ha cantato benissimo e meritava qualcosina in più. Magari il podio poteva rimanere così, quindi quinto posto, poteva essere quarta. Però Marina per me è cantata molto bene, la voce non era così somigliante chiaramente ad Annata Tangelo, però secondo me somigliava più Marina ad Annata Tangelo che Samuele Cavallo a Massimo Ranieri onestamente, ed entrambi hanno cantato bene. Le Donatella migliorano la performance con Paola e Chiara, mi aspettavo anche qui un miglioramento chiaramente da parte delle due DJ che hanno fatto bene, ma purtroppo per loro rimangono sempre lì ancorate a metà classifica perché punti dai social non è che ne ottengano, la giuria non le premia particolarmente a parte qualcuno ieri sera che le ha premiate, e poi abbiamo anche comunque i 5 punti dei concorrenti che spesso le Donatella non hanno preso, ieri qualcosa hanno preso però veramente irrisorio se poi comunque anche gli altri vanno a compensare. Poi abbiamo anche Massimo Ranieri e Harry Styles e poi abbiamo penultimi Gabriele Cirilli e Flavio Enzinna con Tuo fa l'americano. Direi che in questo caso hanno fatto un grande passo indietro rispetto a quello che si è visto finora, ma è giusto così perché Rocco Hunt sembrava un Dargen amico che parlava napoletano, neanche cantava napoletano, quindi onestamente Gabriele Cirilli non era per niente somigliante. Anche Insinna, insomma, la somiglianza non è che ci fosse granché con Carosone, ma sicuramente Insinna fa sempre meglio rispetto a Cirilli e riesce un pochettino a cavarsela rispetto a lui. E per quanto riguarda la classifica generale, già ne ho parlato. Pamela Petrarolo in testa davanti a Samuele Cavallo e Tony Maiello. Gabriele Cirilli e Flavenzina comunque restano quarti, però il loro quarto posto viene insidiato da Peppe Quintale a 176 e da Antonella Fiordelisi a 171. Antonella è tallonata da Marina a 170 e le Donatella a 163. Poi chiaramente c'è un bel varco con Gianni Ippolito a 148 e ultimissima Carmen Di Pietro che chiuderà ovviamente a quel posto, però gli altri possono ancora muovere diverse posizioni e cambiarle a seconda ovviamente delle interpretazioni delle varie settimane. Ebbene, la prossima settimana abbiamo Antonella Fiordelisi che dovrà vestire i panni di Karol G, quindi dopo essersi cimentata con le principali pop star italiane, dopo aver interpretato Dua Lipa e quindi essersi cimentata con l'inglese, dovrà cantare anche in spagnolo, visto che Karol G comunque è una cantante latina. Sono molto curioso di vedere cosa riuscirà a fare. Qui potrebbe, secondo me, tornare a fare un passo indietro. Poi magari mi stupirà, però secondo me sarà molto molto complicato come compito perché dovrà cantare in spagnolo. Presumo che dovrà anche ballare, a meno che non le diano un videoclip in cui sta un po' più ferma Karol G, ma è difficile trovarne uno, dato che Karol G balla praticamente in qualsiasi video proprio in virtù della sua musica. Samuele Cavallo sarà Robbie Williams, qui Samuele Cavallo invece per me recupererà diverse posizioni perché ha le potenzialità per far bene Robbie Williams. Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, si torna a una dimensione più alla portata di Carmen Di Pietro, non che riesca a farla bene, ma che comunque non va a toccare un mostro sacro, magari come Celine Dion, come è stato nella puntata appena conclusa. Le Donatella saranno Eder Parisi e Lorella Cuccarini, dovendo ballare qui io e le Donatella penso che potrebbero arrivare nei bassi fondi della classifica. Flavio Inzina e Gabriele Cirilli saranno Piero Pelù ed Edoardo Bennato, un mix molto molto particolare, vedremo, sono molto curioso di capire cosa potrebbero riuscire a fare, magari qualche posizione potrebbero scalarla, potrebbero far meglio di questa settimana, insomma. Gianni Ippoliti sarà Tony F, Gianni Ippoliti ha avuto il suo momento di gloria, ha sfiorato la vittoria, non l'ha centrata e poi tornerà, credo, indietro, perché con Tony F non penso proprio che riesca a fare granché, onestamente. Poi, ripeto, siamo qui a guardare e potremmo essere sempre sorpresi da chiunque. Tony Maiello sarà Tiziano Ferro. Mi aspetto una grande interpretazione che gli possa permettere di magari riprendersi il primato in classifica generale. Marina sarà Cristina Aguilera, dipende quale canzone fa, ma se anche qui dovrà tornare a muoversi come con Shakira, la vedo dura per Marina. Se invece dovrà ballare meno, potrebbe fare una buona performance. Pamela Petrarolo sarà Mia Martini, quindi occhio che qua tocca un mostro sacro e
se la fa bene, per me Pamela Petrarolo qui mette non la freccia del sorpasso perché è già in testa nella classifica generale, ma proprio vola definitivamente se fa bene Mia Martini. Potrebbe vincere non solo la puntata, ma mettere una bella ipoteca anche sulla vittoria del programma, quindi occhio. E Peppe Quintale invece sarà Giovanotti, un'interpretazione che mi interessa molto, ma credo che potrebbe non ripetere le gesta di questa puntata fatte con Tony Hadley che l'hanno portato alla vittoria. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.